Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Quanti di voi hanno pensato, detto questa frase anche in relazione al calciomercato? Frase ovviamente diventata iconica, grazie a chi con l'Inter ha vinto tanto, ma veramente tanto, e che appunto potremmo sicuramente accostare al mercato, perché io condivido pienamente questa linea, di prudenza, ma c'è anche da dire che bisogna fare cronaca e quindi vi racconto anche che sicuramente negli ultimi giorni l'ottimismo è cresciuto tantissimo, soprattutto sul fronte palestra. L'Inter infatti si prepara ad affondare definitivamente il colpo dopo una settimana. Lo scorso fine settimana eravamo qui su Passione Inter a parlare di mercato con voi e la situazione era una situazione di totale stallo. Ad oggi l'Inter ha trovato un accordo con l'Atalanta, sì, sembrava impossibile, ma finalmente ci siamo arrivati per quella che potrebbe essere, per quella che potrebbe rivelarsi una delle operazioni più costose, più onerose della storia del club nerazzurro e non solo, anche della Serie A per quel che riguarda quel ruolo nello specifico. Ma ovviamente il mercato dell'Inter non può fermarsi qui, ci sono tante questioni da andare ad approfondire, oltre l'ossessione palestra, ormai è sicuramente un'ossessione non solo per l'Inter, ma per i tanti tifosi che hanno aspettato, di sapere se effettivamente sarebbe andato in porto questo colpo. C'è chi sta parlando a proposito di grandi colpi del sogno di nuovo del sogno Nico Paz. Per qualcuno può davvero sembrare utopico e lo capisco, ma andiamo a quella che è la situazione reale, cioè raccontiamo quella che è veramente la situazione concreta, perché il Como di fatto è sotto scacco. Il Real Madrid ha fissato delle condizioni, durissime per, lasciarlo tra le braccia di Fabregas, o meglio il Real Madrid vuole riscattare Nico Paz per poi rivenderlo ad una cifra, differente, con il cartellino del giocatore che a questo in questo momento, viene valutato 60 milioni, quindi cifra che il Como di fatto non può spendere. Como che vuole far valere un altro anno di recompra, il Real Madrid allo stesso modo il prossimo anno potrebbe, appunto esercitare la clausola a 10 milioni, quindi 1 milione in più rispetto a quest'anno, e quindi chiede di fatto di lasciare il giocatore ancora fino al 2027. Ci sarà un incontro, è previsto un incontro ad inizio settimana, tra i 2 club per capire qual è la direzione da prendere. Quello che è sicuro è che un ritorno a Madrid, appunto per cifre tra l'altro veramente poco rilevanti, stiamo parlando di una recompra da 9 milioni, aprirebbe sicuramente uno scenario diverso per il talentino argentino, visto che per Mourinho di fatto sarebbe un giocatore in più per quella che è per quello che è l'assetto squadra attuale del Real Madrid, e non a caso proprio Nico Paz aveva chiesto di rimanere a Como. Ed è proprio in questo contesto che potrebbe inserirsi un po' una marottata, vogliamo chiamarla così, cioè una mossa a sorpresa di Marotta, ma tutto dipenderà ovviamente da quello che succederà tra Real Madrid e Como, che è un qualcosa che deve ancora definirsi di base. Quindi si riapre questo scenario, questa possibilità, capisco che per molti resta un sogno, però appunto, se fino a poche settimane fa poteva sembrare qualcosa di veramente assurdo, in questo momento bisognerà capire che cosa, succederà e quale sarà il destino appunto di Nico Paz, soprattutto con il Como. Prima di sognare però facciamo i conti con quella che è la realtà ci dice che la priorità dell'Inter in questo momento resta la difesa, serve un innesto importante e lo sappiamo, e sappiamo anche qual è il nome diciamo individuato, perché l'Inter continua a lavorare per Solé, ma l'uscita plausibile, probabile di De Vrij porterebbe l'Inter a dover lavorare su un altro colpo, e si sono già individuati un paio di nomi che potrebbero fare al caso della dirigenza nerazzurra. Io so che tutti voi in questa lunga introduzione vi state facendo una domanda, o meglio, credo che sia lecito, ecco, domandarsi questo, ossia: stiamo parlando di 50 milioni per palestra, stiamo parlando di Nico Paz, stiamo parlando di almeno altri 2 colpi, c'è la situazione Jones sullo sfondo, l'Inter ha già speso 23 milioni per la recompra di Stankovic, è quasi fatta per Provedel, ma quanti soldi ha l'Inter? Quanto può spendere l'Inter? Qual è questo famoso budget? Ecco, mettiamo insieme tutte quelle che sono le notizie, le ultime notizie di mercato, e cerchiamo di capire quelle che sono le opzioni realmente
possibili, perché è la direzione migliore da prendere in questo senso. Quindi dopo questa lunga introduzione io vi do il ben ritrovati amiche e amici nerazzurri qui su Passione Inter. Come sempre, per continuare a supportarci vi basta lasciare un mi piace a questo contenuto, l'iscrizione al canale e poi il club di Passione Inter, passioneinter.club. Vi aspettiamo, mi raccomando. Allora, partiamo da questo discorso del budget, perché il Corriere lo conferma. L'Inter per questa campagna acquisti 2026-2027 ha, diciamo, un budget di 50 milioni extra cessioni, quindi oltre quelle che saranno le cessioni, il budget a disposizione messo anzi il budget messo a disposizione da Oaktree è di 50 milioni. Quindi quello che farà veramente la differenza in questo senso saranno i giocatori in uscita, punto, al quale arriveremo alla fine. La priorità assoluta, ve l'ho già raccontato, resta Palestra che ruberà di fatto la fetta importante, dico ruberà, ma avete capito cosa intendo, la fetta più importante del budget, perché parliamo di un'operazione da circa 50 milioni con Atalanta e Inter che devono accordarsi ancora sul discorso bonus e sulla percentuale sulla futura rivendita. Quindi questi sono i 2 punti, diciamo, su cui probabilmente dovranno ancora discutere, ecco, i 2 club, con i contatti appunto tra Inter e Atalanta che proseguiranno tra l'altro nei prossimi giorni, con l'obiettivo di trovare quell'intesa definitiva che tanto stiamo aspettando. Tra l'altro Marotta e Percassi, entrambi saranno a Roma oggi per alcuni impegni federali e potrebbero approfittarne, diciamo, per un nuovo confronto informale, se vogliamo. Poi ovviamente le trattative verranno affrontate nelle sedi opportune nel corso della settimana, ci aspettiamo già nei primissimi giorni della settimana. L'accordo con Palestra, tra l'altro, già c'è, anzi è stato Palestra probabilmente a spingere anche con l'Atalanta, perché il desiderio del giocatore era quello di restare in Italia e anzi avere come destinazione proprio l'Inter, proprio Milano. Siamo su un quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Il tutto verrà confermato poi appunto quando ci sarà appunto l'ufficialità relativamente a quello che è l'accordo. Tra l'altro un paio di cose su Palestra, poi scavalliamo e passiamo oltre. Palestra potrebbe superare Hakimi nella classifica degli acquisti degli under 21 dell'Inter, quindi potrebbe diventare l'acquisto più oneroso per l'Inter per le under 21, quindi andando a superare proprio Hakimi e tra l'altro supererebbe Hakimi proprio nella classifica che riguarda tutta la Serie A, la classifica dei terzini più costosi di tutta la Serie A, perché diventerebbe appunto il terzino più costoso del campionato se queste dovessero essere poi le cifre che verranno confermate. Quindi per l'Inter un grande investimento che probabilmente ha individuato in questo giocatore qualcuno che può fare tanto la differenza, perché di fronte ad un investimento così importante sicuramente, ecco, l'Inter ha capito il potenziale di questo giocatore. Andiamo un attimo al reparto difensivo, perché andiamo oltre Palestra, visto che appunto abbiamo detto che comunque bisognerà muoversi su altri fronti. In difesa Solé resta l'obiettivo numero 1 e De Vrij in questo momento non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo, ma quello che ci risulta dagli ultimi giorni è che probabilmente il giocatore non rimarrà a Milano. Ci sono un paio di offerte per lui sul tavolo con il Panathinaikos che ha presentato la sua offerta ufficiale e c'è anche il Benfica sullo sfondo, quindi ci sono un po' di club che si sono interessati al giocatore che aveva chiesto anche alla gente di trovare insomma delle situazioni all'estero, quindi tutto ci fa pensare che non resterà a Milano. L'Inter in questo senso dovrà muoversi appunto per un nome ulteriore oltre a quello di Solé e in questo momento i 2 profili di cui si parla maggiormente sono Ndicka, del quale vi avevo parlato e vi avevamo parlato noi in uno degli ultimi contenuti, e l'altro è Østigard, nome che fa questa mattina anche Repubblica, quindi che conferma anche Repubblica. Parliamo ovviamente di 2 situazioni differenti, se vogliamo, anche a livello di valutazione, con Ndicka che rientra tra quei nomi di cui la Roma insomma può decidere di sacrificare cioè che la Roma può decidere di sacrificare per il discorso legato appunto al fair play finanziario e tutto quello che sappiamo, con appunto il club giallorosso che lo valuta a circa 40 milioni di euro. Dall'altra parte c'è Østigard, di cui il Genoa invece non vuole privarsi,
quindi bisognerà insomma nel caso presentare un'offerta che possa soddisfare, ecco, le richieste del grifone, valutazione di certo più bassa. Sono andata a spulciare un po' quelle che sono, le valutazioni anche dei vari portali. Su Transfermarkt è valutato circa 13.000.000 Hostikard, quindi sicuramente stiamo parlando di cifre diverse. In tutto ciò però, per questa tipologia di acquisti, per andare ad intervenire su altri fronti, considerando, come ho detto all'inizio, che c'è anche Jones, sullo sfondo, altro nome che piace tantissimo ad Ausilio, l'Inter dovrà muoversi anche in uscita. Quelli che sono i nomi in questo momento un po' più, diciamo così, sul mercato, se vogliamo, sono Luis Enrique, e ve l'abbiamo detto dall'inizio di questo calciomercato che l'Inter comunque stava valutando una cessione di Luis Enrique. Ovviamente Frattesi, ma questa non è assolutamente una notizia, bisogna capire dove andrà, ma Frattesi è già alla porta e questo lo sappiamo. E poi ci sono delle variabili tra Diouf, Bonnì, che in questo momento sembra, anche lui sul mercato perché ci sono delle offerte, per il giocatore, e poi c'è il discorso Stankovic che ad oggi è, tutt'altro che blindato. Stankovic, lo sappiamo, l'Inter ha voluto esercitare la clausola di recompra, ma l'abbiamo detto più volte, in questo momento non è detto che, insomma, possa restare al 100% all'Inter, ed eventualmente forse la sua cessione sarebbe quella che porterebbe magari un introito maggiore nelle casse nerazzurre, quindi va, tenuto in considerazione anche questo aspetto qui. Bisognerà approfondire un po' tutti questi discorsi e lo faremo ovviamente nella live di oggi delle 19:30, quindi vi aspetto sempre qui su Passione Inter più tardi. Grazie a chi è arrivato fino a questo punto del contenuto. Nel frattempo io ne lascio un altro al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.